Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di novembre. E abbiamo l'imperatrice, amici del Toro, periodo di espansione, di prosperità, di creatività, di abbondanza economica. Magari è un periodo dedito alla bellezza, alla riscoperta delle arti, delle passioni, degli hobby anche, perché no? È un periodo di gestazione, quindi per qualcuno si può anche trattare del gestare un bambino oppure un progetto. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Le letture dei single usciranno prossimamente e le potete integrare con questa lettura. Bene, partiamo con la carta della luna. Due di coppe, non male. Due di bastoni. 6 di pentacoli. Due di spade, il Papa. E un 4 di pentacoli. Ragazzi, partiamo dalla luna. C'è qualche paura qui, o qualche sogno, qualche proiezione. Può essere inerente a un incontro che farete come se fosse un appuntamento, potrebbe essere, quindi qualche cosa di, diciamo, premeditato, che dovrete fare inizio novembre. Diciamo che il 2 di coppe fa proprio riferimento a un incontro, a un nuovo inizio, a un compromesso. C'è la volontà, la voglia di guardare al futuro, c'è la voglia di fare progetti, la gestazione di qualche progetto, ma manca qualcosa. Può essere una componente economica, può essere una questione di tempo anche per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dalla luna. Forza. E regina di bastoni. Credo che qui la paura sia nell'uscire allo scoperto, con una persona in particolare, potrebbe essere, o con questo progetto. Quando c'è la forza si parla di fare una scelta anche, no? È una carta di coraggio. È come se qualcuno sapesse di dover incontrare questa regina di bastoni ma si fa 1000 problemi. Andiamo a vedere il 2 di coppe. La regina di bastoni può essere uomo o donna, eh? Come dico sempre, sono energie. Allora abbiamo il mondo e il sole. Wow! Sembra un incontro che vi cambierà la vita, ragazzi, che vi darà speranza per il futuro. È come se raggiungeste un certo tipo di obiettivo. Guardate, vi dirò, c'è la carta del sole, per qualcuno fa riferimento al rivedere un amico o un'amica dopo tanto tempo, proprio magari per mettere in piedi un progetto. Per qualcun altro, siccome sono due carte che mi parlano di figli, bambini, se doveste incontrare qualcuno a livello romantico,
siccome avete anche un'imperatrice, due carte che parlano di bambini, nella prima, anche seconda settimana di novembre fate attenzione a quello che fate, perché è un periodo fecondo, parecchio, devo dire. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 10 di bastoni, un 7 di spade e un asso di spade. Allora ragazzi, questa conoscenza o questo incontro vi sconvolgerà talmente tanto da voler buttare tutto indietro e scappare letteralmente dalla realtà che stavate vivendo prima e ricominciare da capo. Ho come questa sensazione. Per qualcuno il 7 di spade fa riferimento alle proiezioni, fate attenzione perché avete anche la luna, quindi se per caso conoscete una persona, fate questo incontro che appunto apparentemente può cambiarvi il mondo, fate attenzione a discernere, a dividere, a capire quali sono le verità da quali sono le bugie. Ok, questa è la carta delle bugie, questa è la carta della verità, le cose che vengono a galla. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo l'imperatore al contrario e il 4 di pentacoli. Sì, manca proprio un certo tipo di stabilità economica, o magari se fosse un progetto con qualche amico, come dicevamo prima, potrebbe essere vi manca il luogo per effettuare questo progetto. Il potenziale c'è, la fortuna c'è, la forza di volontà c'è, manca o il tempo o un posto fisico o del denaro o la costanza, la dedizione che voi mettete a questo incontro, a questo progetto, a questo nuovo mondo che si sta aprendo. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché qui arriva un po' di indecisione. Cavaliere di coppe e cavaliere di denari. Allora, vedendola così, ragazzi, vi dico che potrebbero essere proprio tranquillamente due persone, una nella spada destra e l'altra nella spada sinistra, ok? Quindi due persone tra le quali dovrete scegliere, due progetti, potrebbero anche essere due offerte. O può anche far riferimento al fatto che vi faranno appunto un'offerta, non saprete bene da che parte andare, perché qui col 4 di pentacoli al contrario è necessario staccarsi da qualcosa, e qui avete anche un 10, qui c'è la necessità di togliersi pesi, responsabilità, aspettative degli altri, problemi, robe vecchie che fino adesso pesavano. C'è proprio voglia di lasciarsele alle spalle e di andare verso un nuovo mondo, verso tutto quello che vi si può aprire con la carta del sole. Il sole, ma anche l'imperatrice, parlano di abbondanza, di prosperità e di crescita. Quindi vi dico, se fosse una persona con la quale inizierete una relazione di tipo amoroso, ha un sacco di carte a favore. La sento proprio ben, ben, ben. Cioè, da quello che vedo qui si vede molto ben, con delle buone prospettive, ecco. L'unica cosa con questo cavaliere di pentacoli al contrario vi dicono, andateci piano, fate le cose con calma, un passo alla volta, perché? Perché qua vi manca la concretezza e qui con la carta del Papa avete bisogno di dare un certo tipo di concretezza alla situazione. Ok? La carta del Papa parla di matrimoni, tecnicamente. È colui che ufficializza, ok? Tutti i riti e le cerimonie che si fanno davanti a un gruppo è un'ufficializzazione. Andiamo a vederlo perché può anche fare riferimento a una guida spirituale, quindi andiamo a vedere di cosa parla nello specifico. Sì, infatti. Può essere che abbiate bisogno di rivolgervi a qualche saggio per riuscire ad uscire da questo bivio, perché vi dico, questo bivio vi crea non poco disagio, eh? Da un lato ci sono i problemi del passato, dall'altro le ferite ancora aperte, quello che avete lavorato, quelle che non avete elaborato. Può essere un buon appoggio, un buon aiuto, appunto un consulente animico,
un consulente spirituale, qualcuno che cura l'anima, un mediatore anche, qualcuno che vi faccia capire, che vi aiuti psicologicamente a destreggiarvi in questo mare di pensieri o in questa situazione. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Mago e 3 di bastoni. Ragazzi, devo dire che nonostante tutto questo turbinio emotivo barra mentale, c'è un nuovo inizio, ok? Io sento che vi terrete stretto. ehm, Quello che nascerà nella prima settimana di novembre. Quando c'è il mago si tratta di trasmutare l'energia pesante in qualche cosa di vantaggioso. Dovete iniziare a guardare al futuro. Non state troppo nel passato, perché qui c'è una luna all'inizio della lettura ed è una luna anche piuttosto pesante, importante, perché ha anche la forza, no? Quando c'è la luna si tratta di vedere le cose in maniera obiettivo, ma non è possibile perché si sa solo una parte della realtà o si è consapevoli solo di una parte della realtà, ok? Quindi qui è un po' proprio il coraggio di uscire allo scoperto, come vi dicevo. Anche uscire allo scoperto vuole anche dire comunicare le proprie paure, trovare un punto di incontro. E fate attenzione perché il 7 di spade potrebbe essere vostro, cioè siete voi, come dire, che tendete a scappare da una realtà, a non prendervi delle responsabilità piuttosto che a dirvi delle bugie. Ho come la sensazione che abbiate bisogno in un certo senso di essere consolati e cerchiate di farlo in qualche modo con questo 7 di spade. Cercate di usare la percezione interna, quello che percepite quando siete con questa persona, perché comunque una certa concretezza manca alla cosa, però ho la sensazione che poi col mago arrivi. Il mago parla di legge di manifestazione, quello che voi state attirando con la legge di attrazione si concretizza, è colui che trasforma l'energia pesante in un vantaggio, è colui che crea qualche cosa dall'energia negativa, crea qualcosa di positivo appunto dall'energia negativa. E comunque avete sempre questa imperatrice che parla di creare. È una carta che parla di progettualità, di andare avanti e qui infatti avete il 3 di bastoni. Si passa dal 2 al 3 di bastoni. È vero che al contrario, però c'è. Si inizia ad avere una prospettiva per il futuro, ma anche perché con il mago si inizia a lavorare per il tipo di stabilità che si vuole raggiungere, per il tipo di protezione che si sente di aver bisogno. Allora, questa è una carta numero 10 e parla di viaggi astrali. È carina perché dice c'è una possibile impossibilità. I viaggi astrali sono quelli che sono i viaggi pindalici, diciamo. No, allora, in termine tecnico, la definizione tecnica del viaggio astrale è quando qualcuno raggiunge uno stato meditativo talmente profondo o nello stato di sonno, raggiunge che, diciamo, di essere consapevole del fatto che l'anima si stacca dal corpo, o meglio, la coscienza, non è l'anima, la coscienza si stacca dal corpo e attraverso questi viaggi astrali si può andare a visitare, per quello che succede nei sogni è questo, altri mondi, altre realtà parallele. Nell'astrale è bello perché, anche quando si fanno i sogni lucidi, è un po' la stessa cosa, ehm, si può cambiare la realtà che si vede, okay, e quindi qui vi dice di rendere possibile un'impossibilità,
oppure che una possibilità è impossibile, di renderla possibile. Spero di non essermi incartata troppo con le parole, che abbiate capito. Comunque parla di viaggi, parla di libertà, anche la carta del mondo è una carta che parla di viaggi, di spostamenti, e parla di sogni del bambino interiore. Qui avevamo il bambino, non avete un 6 di coppe, vero? No. Appunto qui avete il bambino, quindi sono sogni di quando eravate bambini, che si potrebbero risvegliare, gestare. Fate attenzione a non scappare dalle responsabilità di questo sogno e prendetela con calma, fatevi guidare da qualcuno di esterno. Se fosse per esempio un progetto di coppia dove c'è anche del lavoro, c'è una casa di mezzo, fatevi guidare da un esperto, perché sennò avrete dei grossi grattacapi. Ok? Amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!